Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. Prima di iniziare voglio presentarvi lo sponsor di oggi. Pronto, dottoressa? Buongiorno. Le vorrei parlare di un problema che ho. Volevo parlarle di questo problema da tempo. Poi ho deciso di non pensare più a questo problema. Prima volevo parlare di questo problema a una mia amica, però in realtà non ho parlato con questa mia amica perché ho pensato di andare da uno psicologo. Poi alla fine non sono andata dallo psicologo. Lei cosa pensa di questo problema? Ma quale problema, signora? Ma è ovvio! Continuo a ripetere le stesse cose e la gente non mi ascolta più. Ma è semplicissimo. Prenda 3 pastiglie di C e 2 pastiglie di Ne prima e dopo i pasti e vedrà che starà meglio. Davvero? Non ci avevo pensato, allora ne prenderò 2 in più per sicurezza. Vuoi migliorare il tuo italiano evitando ripetizioni inutili? Usa C e Ne regolarmente e il tuo italiano ti ringrazierà. Here we are dealing with a thorny topic of Italian grammar, our friend ci e ne. The reason why many learners have difficulty understanding them is because in English there is not always an exact match. So we'll give many examples starting with our initial advertisement. First of all, what are ci and ne? They are particles that can have different functions. They are important because they help us avoid unnecessary repetition, making our Italian more beautiful and more natural. Let's see together how to use these particles. Italian Grammar. C e Ne. Questo video è dedicato a Sasha. Grazie per il tuo aiuto su Patreon. Uses of ci and ne. We use ne to replace words or phrases introduced by the prepositions di or da. Ne means of, by him, her, them, of this, from that place, from there. We use ci to replace words or phrases introduced by the prepositions a, di, in, su, con. Ci means to, of, in, about, with, him, her, them. To, of, in, about, with, this. Pronto, dottoressa? Buongiorno. Le vorrei parlare di un problema che ho. Volevo parlarle di questo problema da tempo. Poi ho deciso di non pensare più a questo problema. Here we have several times the phrase di un problema. Let's replace it with ci e ne. Pronto, dottoressa? Le vorrei parlare di un problema che ho. Ne volevo parlare da tempo. Poi ho deciso di non pensarci più. Ne replaces di questo problema. C replaces a questo problema. Verbs often used with ci and ne. I'm sure that you will ask me, but how can it be that the same thing is replaced by two different things? It's a nightmare. No, it's not. It depends on the verb. Some verbs want ci and some verbs want ne. There aren't that many of them. I'm sure you'll get familiar with this list quickly. Credere a o in. Capire di. Pensare a. Provare a. Riuscire a. Tenere a. Contare su. Uscire con. Avere bisogno di. Avere voglia di. Parlare di. Sapere di. Essere o rimanere colpito o affascinato da. Dedurre da. Tornare da. Uscire da. As you can see, these are fairly common verbs. Here they are in our example. Pronto, dottoressa? Le vorrei parlare di un problema che ho. Ne volevo parlare da tempo.
poi ho deciso di non pensarci più. Position of ci e ne. Now we'll see these particles in action again and we'll talk about their position. Prima volevo parlarne a una mia amica, però in realtà non ci ho parlato perché ho pensato di andare da uno psicologo. Poi alla fine non ci sono andata. Lei cosa ne pensa? Parlarne. Ne replaces di questo problema. Non ci ho parlato. Ci replaces con questa mia amica. Non ci sono andata. Ci replaces dallo psicologo. Cosa ne pensa? Ne replaces di questo problema. Ci e ne usually go before the verb, but when there is an infinitive verb preceded by a modal verb, ci e ne go before the modal verb or after the infinitive without e. Let's clarify with a few examples. Tu credi a quello che dice Viola? No, non ci credo. Cosa facciamo con queste uova? Ci voglio fare una frittata. Voglio farci una frittata. Hai saputo della promozione di Sandra? No, non ne so niente. Raccontami. No, non voglio parlarne. More uses of ci and ne. As you already know, ci is also the direct object pronoun noi. Luca ci ha visti parlare con Marco. Ci, as usual, is placed before the verb. We also use ci to indicate a place we have already mentioned. Andiamo al cinema? No, ci sono stata ieri. C'è, ci è, and ci sono correspond to the English there is, there are. C'è qualcuno alla porta. Ci sono delle lettere per te sul tavolo. Ne can also be used as an adverb of place, usually with verbs such as uscire da, partire da, or with the pronominal verb andarsene. Rimani qui ancora un po'. No, sono stufa, me ne vado. Siete stati a teatro? Sì, ne siamo usciti ora. Finally, we use ne to indicate partial quantities. Che belle mele! Ne vorrei 2 chili, grazie. Vuoi un po' di torta? No, non ne voglio. Sono a dieta. Now let's listen to a dialogue full of ci and ne. See if you can recognize their meaning and function. Pronto? Ciao Viola, come stai? Hai pensato alla mia proposta? Andiamo a Venezia? Ciao Sandra, scusami, ma non ci ho ancora pensato. Ho capito, vuoi andarci con Marco e non me ne volevi parlare. Ma no, non è vero, non c'è ragione di dire sciocchezze. Devo lavorare e non posso uscire. Non ci credo. So che hai finito la traduzione. Mi hai detto ieri che te ne eri liberata. Certo, queste sono traduzioni nuove. Va bene, ma quante traduzioni hai? Ne ho 3, ma in 2 giorni le finisco. Bene, dai. Allora andiamo la settimana prossima. Che ne pensi? Si può fare. Sono traduzioni impegnative, ma ne vale la pena. Cosa ci farai poi con tutti quei soldi? Ci compro un bel computer per te, così mi dai una mano con il lavoro. Ah no, non ne voglio sapere. My advice, as always, is to read the example several times, read the list of the verbs and prepositions several times, and pay attention to these particles every time you read or listen to something in Italian. There is actually more to say about ci and ne, but we'll say that for a future video. We don't want to overload you. So, download the transcript and look at the examples again. Patrons, make sure to download your special PDF with more information on this topic. Don't forget to subscribe to this channel if you haven't already. I'm sure you won't regret it. Ciao!